Buongiorno a tutti e bentrovati nella mia cucina. Oggi vado a preparare un primo classico, un principe della cucina italiana, il primo delle feste. Andrò a preparare le lasagne alla bolognese. Vorrei spendere due parole riguardo alle lasagne. È stato detto tanto, è stato già detto tutto, ma io voglio dire anche la mia. Le lasagne sono un piatto tipico dell'Emilia Romagna che poi si diffuso in tutto il mondo e quindi su questo non ci piove. Il modo per cuocere le lasagne e per confezionare le lasagne varia in base ai prodotti che noi scegliamo. Consideriamo che le lasagne sono formate da pochi ingredienti: la salsa bolognese o un ragù, vi ho spiegato già la differenza, comunque a base di carne o di verdure, la pasta fresca o pasta secca come si voglia, la besciamella, il parmigiano. Poi questa è la ricetta classica, poi chi più ne ha più ne metta, si possono arricchire con tante cose, uova sodo, prosciutto, mozzarella, tutto quello che volete. Noi oggi facciamo la besciamella classica. La parola la voglio spendere anche per quanto riguarda la besciamella. Per quanto riguarda la salsa bolognese trovate il tutorial sul mio canale che l'ho fatta da poco. La besciamella, anche quella, la salsa besciamella che è una salsa madre calda, la trovate sui tutorial, ma oggi voglio rifare la besciamella perché la voglio fare in grammatura adeguata per questo tipo di besciamella, per questo tipo di lasagna. Io andrò ad adoperare la pasta fresca, quella che abbiamo comprato. Quindi la besciamella deve avere una certa consistenza perché assorbirà dei liquidi e quindi ovviamente la besciamella deve avere un certo tipo di consistenza. Se usassimo la pasta secca, perché avete visto ci sono anche in vendita i fogli di pasta secca, anche quella, la besciamella andrà idratata un po' di più perché assorbirà più acqua. Questo per evitare che diventi o troppo secca o troppo morbida dal momento in cui la andremo a sfornare e quindi a tagliare. Se poi utilizziamo la pasta che facciamo noi in casa, come a volte faccio, e la precuociamo nell'acqua la pasta, anche lì ha una grammatura diversa per quanto riguarda l'idratazione della besciamella. Ma tutte queste informazioni le trovate sul mio tutorial della besciamella che ho già fatto. Bene, partiamo subito con gli ingredienti, così velocizziamo la nostra ricetta. Allora, per la nostra lasagna io andrò a fare una besciamella di media densità. Cosa vuol dire? Vuol dire che andrò ad adoperare 1,5 litri di latte, o intero o parzialmente scremato, decidetelo voi, intero è meglio. Poi adopererò 75 grammi di burro, 75 grammi di farina zero, di solito si usa la 00, io ripeto, io uso sempre le 0 perché per queste preparazioni, perché rimane più ricca. Poi del parmigiano a piacere, del parmigiano grattugiato. La besciamella classica vuole la noce moscata e il sale. In questo caso nella mia ricetta ci aggiungerò anche una foglia d'alloro che farò insaporire il latte con l'alloro e un po' di pepe nero. Abbiamo della salsa bolognese che ho già fatto il tutorial, io questa me la sono preparata per semplificare i tempi. Bene, io ho già messo il latte a scaldare e deve arrivare a ebollizione con la mia foglia di alloro, dopodiché la toglierò perché non voglio che prevalga. In un'altra pentola ho messo i 75 grammi di burro. Appena comincia a spumeggiare, non deve diventare bruciato, deve spumeggiare, andiamo a mettere i nostri 75 grammi di farina zero. Abbassiamo la fiamma e andiamo a fare il famoso roux, che è la base della besciamella. Praticamente non è altro che burro e farina tostati insieme. Questo perché gli darà una caratteristica particolare, perché deve dare quella giusta tostatura, deve diventare color nocciola e dobbiamo sentire che il burro e la farina cuociono e tostano insieme. Il roux è pronto, è arrivato, come vedete è diventato color nocciola. Ora il latte sta bollendo, andiamo a spegnere la fiamma e vado ad aggiungere subito il latte. Ovviamente noi dobbiamo essere veloci, vedremo che il latte cercherà di fare i grumi all'inizio con il roux,
ma non c'è problema, noi continuando a mescolare cercheremo di togliere immediatamente i grumi. Ci vado ad aggiungere il sale, la noce moscata e il pepe. Ora riportiamo in ebollizione e facciamo cuocere per almeno 7, 8, 10 minuti. Perché questo? Perché la farina ha bisogno di cuocere, se no sentiremo l'allappatura nella bocca. Ricordiamoci che non possiamo usare la besciamella bollente perché sennò precuociamo la pasta, quindi adesso in teoria si dovrebbe intiepidire. Bene, eccoci qui per l'esecuzione. La nostra besciamella si è intiepidita, come vedete bella cremosa e liscia, perché questa è la consistenza che ho bisogno per fare questa besciamella. Procediamo con il confezionamento di questa. Vado a mettere un goccio di olio extravergine sotto, anche per evitare di farlo attaccare. Molto bene. Allora, la nostra lasagna è pronta per essere infornata, ma allora, dato che abbiamo questo tipo di pasta, o con qualsiasi altro tipo di pasta, adesso la faccio riposare qualche minuto, dopodiché la vado a bucare. Perché la vado a bucare? Perché come vedete sono fogli interi. Se io non la bucassi, a meno che ce ne metto tanti piccoli pezzettini, quindi passa aria, mi fa come da cupola. Quando cuoce si solleva, la salsa, le salse che ci sono in mezzo vanno nei lati e facciamo un patatrac. Bucandola gli diamo la possibilità di assorbire tutto in maniera omogenea e non si gonfierà e diventerà perfetta. Posso andare a infornare. Io la inforno a 180-190 forno ventilato finché non vediamo che bella gratinata. I tempi sono in base anche alla grandezza. Ci vediamo dopo. Eccoci qua, le nostre lasagne sono pronte, eccole qui, belle, profumate, succulente. Ora, prima di tagliarle, come dico sempre, per qualsiasi prodotto al forno stratificato va fatto riposare. Si deve assestare una decina di minuti, 15 minuti, anzi perché adesso si sfalderebbero se le andassimo a tagliare. Adesso aspetto che si raffreddano, dopodiché vi faccio vedere come le vado a tagliare e dopodiché non vi faccio vedere come le mangio perché me le mangio da me. Benissimo, allora io questa l'ho preparata per 3-4 persone, ho fatto questa tellina. Voi vi chiederete come mai ha preparato così tanta besciamella e tanta bolognese, e che ve frega. No, in realtà vi faccio vedere il perché, perché io ne ho preparate altre 2 da infornare, anche perché parto dal presupposto che dato che quando mettiamo le mani in certe lavorazioni, se abbiamo voglia, ci piace, facciamole di più, ce le conserviamo, perché è già laboriosa di suo questa ricetta, no? Più o meno. Quindi se ne prepariamo un po', ce le teniamo di scorta. Benissimo, la lasagna ha riposato 15 minuti circa. La cottura è stata di circa 20 minuti, ricordatevi che la pasta è cruda, quindi deve essere cotta. Se facciamo una cottura più breve rischiamo che rimane cruda dentro. Se invece usiamo la pasta precotta, quella che noi facciamo, cuociamo nell'acqua e poi confezioniamo la lasagna, in questo caso 10 minuti sono più che sufficienti. Ora andiamo ad impiattare. E come dicevo prima, facendola riposare si è assestata. Ne faccio solo una. Come vedete è bella cremosa, bella stratificata, poi più la fate riposare meglio è, però a me piace bella bella succulenta. Molto bene, eccoci qua, questa è la mia lasagna alla bolognese fatta in maniera classica e quindi avete la possibilità di poterla provare, vi garantisco che è fantastica. Bene, se questo video vi è piaciuto mettete un like, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e vi ricordo che nell'info box metterò tutti i parametri e le grammature per questo quantitativo, quindi 4 porzioni più o meno giuste. Dopodiché tutto il resto lo trovate sempre nell'info box per quanto riguarda le varie grammature per la besciamella. Con questo è tutto, vi ringrazio e vi saluto e alla prossima per una nuova idea. Ciao!